Non so se già si vede dalla GoPro, ma guardate che spettacolo. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e oggi vi voglio portare a conoscere un percorso veramente bello, uno dei 3 percorsi di un evento che si tiene ad Anghiari una volta l'anno. Questo evento si chiama Intrepida. Cos'è l'Intrepida? L'Intrepida, per non farvela lunga più di tanto e farvi capire meglio, è un evento simile all'Eroica, quindi si parla di gente vestita a tema con bici d'epoca, tutti con un unico obiettivo, quello di divertirsi. Questo evento si tiene ad Anghiari una volta l'anno e c'è la possibilità di percorrere 3 percorsi con difficoltà diverse, quindi uno da 40, uno da 80, uno da 120. Noi oggi faremo quello da 40 e se siete curiosi degli altri percorsi me lo scrivete nei commenti che faremo video dedicati. Quindi questi percorsi sono composti da vie asfaltate e strade bianche. In ogni percorso passeremo su punti bellissimi, storici, dove saranno allestiti con dei banchetti. Quindi ragazzi, andiamo, io ho già iniziato il primo pezzetto, infatti sono in una strada bianca e ora vi farò vedere il resto. Andiamo! E dopo essere usciti da Viaio e aver fatto la prima salitina che ci comincia a portare un po' più in alto, da questa bellissima chiesa vi voglio far vedere una sorpresa. Facciamo, vedete? Già è segnalato benissimo. Vi voglio far vedere che spettacolo è da quassù. Si vede tutta la Val Tiberina e immaginatevelo tutto allestito con tutta la gente a tema. Arrivate in questo posto e guardate che meraviglia. Laggiù è tutta la Val Tiberina, spettacolo. Vi voglio far capire anche meglio di che difficoltà si parla nel percorso corto. Allora, ora stiamo affrontando la salita più lunga del percorso corto e si tratta di una salita di 3-4 km con una pendenza del 5%. Lasciando il paesino della Motina andiamo verso il Ponte alla Piera. Ora non è lunghissima, ma va presa con calma. Guardate anche qua che panorama spettacolare che si apre. Ora da qui in poi, secondo me, la parte più bella e affascinante del percorso. Ora capirete il perché. Guardate che luogo magico che è questo qui. Siamo già al 20° chilometro. E guardate che spettacolo. Meraviglioso. Questo è il Ponte alla Piera. Guardate che meraviglia questo scorcio. Bellissimo. Qui ci sarà tutto un banchetto. Bello, bello, bello. Allora ragazzi, ora usciamo dal Ponte alla Piera e vi porto in un posto altrettanto bello. Guardate che meraviglia, comincia a colorarsi coi colori dell'autunno. Spettacolo, è bellissimo. In questo pezzo di percorso qui non sembra neanche di essere in Toscana. Guardate che meraviglia. E siamo a 2 passi da Anghiari, siamo nei Monti Rognosi. Un giorno vi porto a fare un'uscita anche proprio dentro i Monti Rognosi. Ci sono dei sentierini veramente belli. Oltre ai cartelli gialli che mettono per l'evento, voi trovate sempre anche la scritta Intrepida. Questa c'è tutto l'anno. Siamo vicini alla sorpresa. Guardate se intravede, che luogo meraviglioso. Ci siamo quasi. Qui è veramente sorprendente.
Bah! Non so se già si vede dalla GoPro, ma guardate che spettacolo! Galbino! Che meraviglia! Veramente bello il Castello di Galbino. Spettacolo! Guardate che meraviglia! Veramente bello. Ragazzi, sono ritornato in giù e vi volevo raccontare una cosa che mi è successa lì al castello, che non ho ripreso perché non so mai se le persone vogliono essere riprese o no, quindi onde evitare, non voglio disturbare. Comunque, ho incontrato questo signore che mi ha cominciato a parlare del castello e mi ha dato una notizia bellissima, cioè che da un po' di anni a questa parte il castello ha ricominciato a essere attivo addirittura tutto l'anno, quasi tutto l'anno. Praticamente ci sono questi turisti e addirittura anche italiani che lo affittano per fare eventi, per fare weekend, tipo matrimoni, cose del genere. Questa notizia è bellissima perché questo castello almeno riesce a essere mantenuto. Guardate, vedi, tutto segnato, siamo al 30° chilometro. E ora, ritorno al discorso, cioè questo castello, grazie a questi turisti, a queste persone, anche italiani, che lo affittano, riescono a mantenerlo molto bene. E quindi è una notizia favolosa perché invece che andare in rovina, cioè, si mantiene in tutto il suo splendore. Ora prendo un po' di fiato perché questo è uno strappettino veramente odioso. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta questa notizia e cosa ne pensate a riguardo. Giù, qualche marcia e si sale. Questa è veramente impegnativa. Oddio Dio. Intrepida, dritti. E ora questo tratto qui è bellissimo, molto veloce, perché si vuole anche un po' ingarellare, che dai, diciamo la verità, ci piace anche quello, Guardate che meraviglia di percorso. Cioè ora ragazzi abbiamo questo pezzo in piana prima di arrivare al Castello dei Sorci. Guardate che spettacolo. E poi c'è queste foglie che cadono, non so se si vedono dalla videocamera, ma è veramente bello. Cioè, la gravel è bello per questo, ti permette di ammirare il paesaggio che c'hai intorno, cioè ammiri i paesaggi alla giusta velocità, è veramente una cosa sorprendente. Sentivo dire questa frase ma non me ne rendevo conto, poi da quando ho preso la gravel ho cominciato veramente tanto ad appassionarmi e niente, ora ci sono quasi sempre sopra. Vediamo un po', qui ci dovrebbe essere la svolta che però è chiusa. Faremo il giro lungo. Allora ragazzi, dato che non siamo potuti salire dal cancello perché sarà solo aperto per l'evento, perché dato che
una proprietà privata, c'è anche un ristorante ma è una proprietà privata, quindi giustamente non ci fanno passare tutto l'anno. Io giro giusto per farvelo vedere, ho allungato, sono andato dritto al cancello e ci entriamo dalla parte di sopra, che per l'evento dovrà essere l'uscita. Quindi guardate ora che meraviglia, questo viale alberato, per poi arrivare a questo castello barra ristorante che potete anche usarlo come tappa per mangiare. Guardate, bello, un sacco di gente e niente. Ora noi riusciamo, io ve lo lascio anche come sorpresina se venite a fare questo percorso. Ora andiamo verso il centro storico, questo percorso è veramente bello, ve lo consiglio da fare. E ora vi lascio la parte più bella del percorso, che è la parte finale in cui entriamo nel paese. Andiamo! Spettacolo, meraviglioso. Allez. Ragazzi, il giro e il video si concludono qui. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, scrivete nei commenti cosa ne pensate e se volete vedere gli altri due percorsi. Vi invito a iscrivervi al canale e ragazzi, alla prossima avventura. Ciao!